Ciao ragazzi. Oggi giornata diversa dal solito, nel senso, io neanche tanto, però l'idea è questa qua. Nord Electro 3 61, quindi la più piccola di tutte, vecchiotta, ma si trova a prezzi ragionevoli. Chi ve la vende a più di un tot, no, non compratela, nel senso che devono imparare anche a stare calmi. Però quello che vale vale, insomma, li vale tutti quelli. Per chi non può permettersi di comprare il suono Clavia odierno, con tutte le possibilità odierne, la capacità, la memoria e tutto il resto. Però qui c'era la sostanza, secondo me, la sostanza nel senso che allora, partiamo dal fatto che già solo avere la possibilità di avere 1/2, poi dipende da come vi gestite la memoria, pianoforti, clavia a bordo, da poter utilizzare in MIDI chiaramente, perché qui diciamo che non mi sono mai, a parte per queste cose, non mi sono mai molto divertito con questa tastiera, che è una Waterfall e quindi per gli organi, insomma, per gli Hammond o per i piani elettrici un pochino di più. Però in MIDI, insomma, poter già solo avere il suono di piano che abbiamo ascoltato è già una grande possibilità. Ma insomma, a parte il pianoforte, che io adesso ho messo dentro uno Yamaha, il Royal Grand 3D, perché mi piace, perché lo trovo molto equilibrato, ma si può mettere dentro tutto, Fazioli a chi piace, piuttosto che anche Bosendorfer, che insomma, chiaramente non nella versione XL, si può, però se mettete la versione XL, buonasera. Nel senso che poi tutti i piani elettrici, quelle cose lì, insomma, non ve li potete gestire molto. A proposito di questo, io ho messo questo pianoforte, come dicevo, e poi per quanto riguarda, adesso così lo state sentendo leggermente aiutato, così no, così è libero da ogni, c'è solo un po' di reverbero, levo anche quello. Poi così c'è un po' di cattiveria in più, in alto, sulle medio-alte, le solite cose, un pochino di reverberino. Diventa forse un po' più efficace, la parola che dico sempre, ma comunque già solo per la sto prendendo dentro sempre, vabbè, insomma, adesso prenderò le misure. E già solo per questo pianoforte, voglio dire, io questa l'ho pagata veramente poco. Adesso non vi dico quanto perché non è carino, ma se guardate su Mercatino le trovate a prezzi secondo me un po' altini. È vero che li vale, però insomma, con non molto di più si comprano strumenti più contemporanei. Qui bisogna trovare l'occasione, insomma, e a quel punto si compra un bel pacchetto. Perché? Perché qui abbiamo, allora, piani elettrici, per esempio. Ho messo dentro un po' di modelli. Il classico, questo è il classico l'EP1 che poi è un Mark 1 che ha sempre funzionato questo qua, soprattutto in questo periodo dove anche proprio il suono di queste macchine era questo qua, un po' più cicciotto. Sta manina non guasta. Reverberi, cose. Qui lo sapete meglio di me, cioè, tremoli, chorus, phaser, qualsiasi cosa. C'è di tutto. Flanger, tutto quello che si vuole. Suono strepitoso. Stessa cosa con tutti gli altri modelli. Adesso tolgo gli effetti. Ho messo un po' quelli che piacciono a me. Per avere un po' di tutto. Questo è il Bright, l'ho messo perché poi, come vi ho fatto vedere in quell'altro video l'altra volta, non so se vi ricordate,
Avevo trovato il modo di rifare il mio rozzo. Si dà un po' di colore con un po' di chorus, magari un po' meno, siamo un tremolo meno violento. Un po' di reverbero. Troppo reverbero, volendo l'ampli, twin, tira fuori un po' di campanella. Ecco, per esempio questa qui è un'altra possibilità. Piani elettrici, quello che volete, Wurlitzer, stessa cosa. Ho messo 2 modelli. Insomma, ce ne sta di roba volendo. Ci si può lavorare bene, fare un po' di tutto. Quindi, clavine. Tutte le configurazioni del D6, quindi insomma ci si può fare tutto quello che serve, e poi ci sono tutti i samples e lì chiaramente dipende un po' dalle scelte che si fanno, ma comunque insomma in linea generale la cosa che poi dopo lascia più è l'organo, perché l'organo di questo periodo, che è quello del C1, che non era chiaramente dettagliato come quelli nuovi, preciso diciamo dal punto di vista, però c'ha una cartella, ragazzi, è chiaro che ora che a me piace tantissimo questo periodo di Clavia. Vi sembrerà strano, ma non lo so, secondo me c'era una violenza in questo suono qua che era interessante. Non lo so, mi trovavo in qualche modo. Poi vabbè, non sto usando niente, ci sarebbe da fare di tutti i colori, cioè nel senso. Tolgo. Chiaro, si sente un pochino l'età, però secondo me, e poi la cosa assurda è cosa ci si può fare poi se ci si organizza con i campioni, nel senso che poi chiaramente si sa che non stiamo parlando di un synth, però io sono già passato da questo trip, nel senso che ho fatto un tour dove avevo il Nord Electro 4 e usavo i campionamenti per fare. Non hai la stessa possibilità e lo stesso risultato che hai quando utilizzi i loro sintetizzatori, quindi un Nord Stage con il synth e tutto il resto. Io ho il Nord Stage 3, chi mi segue lo sa che chiaramente insomma c'è un'altra comodità, puoi mettere un suono sopra là, puoi fare, qui è tutto limitato a una cosa alla volta, però 61 tasti la metti sopra.
poi chiaramente amplificatori su queste cose, compressione. Ci si può fare ci si possono fare tante cose, veramente tante cose. Poi questo già aveva questa possibilità di utilizzo che non era male. Lo slow attack e la release più lunga. Sono settaggi, diciamo, utilizzabili, ma vagamente, nel senso che hanno un parametro fisso e lo si utilizza così. Qui chiaramente il discorso è che la qualità era già alta di gran parte di quello che c'è all'interno della tastiera, quindi qualità degli effetti e tutto il resto, quindi si può fare veramente tante cose. Scusate se faccio con la bocca, ma viene un po' da fare anche perché non essendo un filtro in realtà, cioè nel senso, essendo un'equalizzazione, chiaramente si cerca di aiutare con la bocca, ma comunque a parte questo è veramente un carro armato Clavia a disposizione, ripeto, poi anche solamente per la possibilità quella classica del pianoforte. Cioè, già solamente per questo pianoforte e per i piani elettrici. Insomma, già solo per tutto questo. E quindi insomma, se lo trovate a un buon prezzo, secondo me questa è una delle cose migliori che si possano trovare dal punto di vista della quantità di opzioni. Non è una workstation, lo sapete, è un'altra cosa, però insomma la qualità e l'efficacia dei suoni di questo periodo di Clavia, anche quelli di adesso, ci mancherebbe, ma diciamo che qui avevano raggiunto un po', è stato il primo step verso qualcosa di molto, molto figo, e anche poi la portabilità, vai a fare una prova, c'è più o meno tutto, puoi provare a fare più o meno qualsiasi cosa. Chiaramente qui si entra in una questione un po' filosofica. Diciamo che Nord mette a disposizione i colori, poi noi dobbiamo disegnare. Altre tastiere hanno un loro suono che si impone, altre più, altre meno, insomma, lì poi dipende. Dipende un po' dalla vostra attitudine. Ricordiamoci che questi sono degli strumenti, cioè nel senso, se io parto da un pianoforte e levo tutto, metto l'equalizzatore, piano piano, spontaneamente, io comincerò a cercare un suono che è quello che io adesso ho già scelto un suono di piano, per esempio, questo già fa una differenza. Se avessi messo il Bosendorfer adesso avrei un altro suono, ma probabilmente cercherei lentamente di arrivare più o meno dove normalmente cerco sempre di arrivare. Avete visto mille volte nei miei video, 1000 volte, se ne avessi fatti 1000 sarebbe meglio, però nel senso mi avete visto tante volte mettermi lì e alla fine raggiungere più o meno sempre lo stesso suono, non esattamente lo stesso ma quasi, casca tutto e niente, facciamo le figure dei pirla.
Comunque, dicevo, cioè, poi a me piace questo suono, ma a me piace questo suono, ma voglio dire, eh, lo sapete, ne avete a disposizione tanti, ve la potete gestire come volete, la memoria non è tantissima, ma ci si può fare molto. Poi, dal mio punto di vista, credo di aver detto tutto, vi lascio un altro po' di musica fatta con questo strumento ed altri. Io poi non vi presento gli altri strumenti perché è un canale dedicato alle tastiere, ma ci sarebbe da discutere anche su un po' di altre cose che ho in casa. E comunque niente, io vi ringrazio come sempre, vi lascio a un altro po' di musica, vi saluto, vi ringrazio tanto e vi abbraccio come sempre, un bacione, ciao.